Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Toro, tendenze energetiche generali per la prima metà di marzo 2024. Abbiamo due carte. Il mago, e la ruota della fortuna, 1 e 10 ragazzi, cambi di cicli e nuovi inizi. Mettiamo così. Ma che bello! Quando c'è il mago si parla, come vi dicevo, di un'azione, di un movimento, di un nuovo inizio, e con la ruota della fortuna è la chiusura di un ciclo. Può fare riferimento anche a questioni di tipo karmico, quindi come se ci fosse un certo tipo di cambio a livello proprio di vita. Per qualcuno un cambio a livello lavorativo, perché comunque il mago può fare riferimento a un'azione nel mondo del lavoro, ma comunque andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se però non dovesse proprio risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e vi spiega come unire questi oroscopi. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, le previsioni del 2024 e il link alle tarot pratiche del 2024. Bene. Vi ricordo che comunque sono letture generali, possono riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti, le amicizie. Io vi dico qual è l'andamento energetico più importante e cercherò di darvi degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un cavaliere di pentacoli, un 8 di spade, un 6 di pentacoli, fante di spade, fante di bastoni, due di bastoni, 4 di bastoni, 3 di coppe e temperanza. Ma wow, ragazzi. Allora, partiamo con questo cavaliere di pentacoli che potrebbe rappresentare una persona o potrebbe rappresentare, diciamo, un andamento energetico. Siete in tanti, ognuno cerchi di incastrare quello che sto dicendo con la vostra realtà. Allora, dicevo, questo cavaliere di pentacoli può essere una persona, o per qualcuno ho come la sensazione che potrebbe far riferimento a un qualche tipo di cambio un po' più generale nella vostra vita, amici del Toro. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. 10 di spade. E regina di coppe. Voglio andare a vedere anche l'8. Abbiamo un re di pentacoli e un diavolo. La la. Allora ragazzi, qui le cose si muovono lente all'inizio del mese, devo dire. C'è qualche tipo di vincolo, qualche tipo di condizionamento, qualche tipo di... Vi dico condizionamento perché abbiamo sia il diavolo che l'8 di spade e normalmente sono carte che mi indicano una certa attitudine negativa nel modo di pensare. È un po' come se foste in un momento dove vi sentite incastrati nella prima settimana di marzo, come se non riusciste a muovervi, le energie, vi ripeto, sono lente. Qualcuno si sente proprio stanco. Mi viene anche da dire che qualcuno avrebbe voglia delle coccole di mamma. Cioè è come se ci fosse, sì, questo bisogno di essere accuditi, di essere coccolati, di essere compresi, sostenuti. Andiamo a vedere questo 6 di pentacoli. Abbiamo la carta della giustizia e tra l'altro 6 di pentacoli è l'arcano minore della carta della giustizia.
Poi abbiamo la temperanza che avevate già qua a fine lettura e la morte. Voglia di cambio, anche qui mi richiama un po' questa energia. È come se ci fosse la necessità, l'esigenza di rimettere in equilibrio le cose. Probabilmente, ragazzi, state vivendo una situazione incastrante, diciamo così, può essere a causa sì del vostro modo di pensare, molto probabile, perché queste sono le carte che spiegano questa, però essendoci comunque anche il diavolo, ci potrebbe essere anche una sorta di tossicità intorno a voi a causa di una sofferenza con la quale non avete chiuso, eh. È come se ci fosse rimasto qualche cosa lì nell'aria che vi fa ancora patire, che vi fa soffrire e che vi fa automaticamente pensare in un determinato modo. Però qui avete anche la carta della temperanza, c'è bisogno di, appunto, di riportare in equilibrio, di lasciare indietro certi modi di pensare, certe attitudini. Anche la carta della giustizia è una carta che taglia quello che non serve più per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia, ed è come se aveste bisogno, mi viene da dire, di acquisire maggiori informazioni, perché avete questo modo di pensare, avete bisogno un po' di craccarlo, di, come vi posso dire, scastrarlo. E come si fa? Informandosi, acquisendo, perché la conoscenza espande la coscienza. Quindi ho come la sensazione che acquisendo dati potreste avere un'idea migliore o diversa di quella che avete in questo momento qui. Andiamo a vedere questo fante di spade, per piacere. Il matto, e 8 di bastoni. Voglio una carta per l'otto. Re di spade. Sì, ragazzi, a voi serve nettamente una pulizia e qui la vedo. 6 di pentacoli. Giustizia e temperanza mi parlano di equilibrio. Morte e giustizia mi parlano di tagli. C'è qualcosa che pesa qua, che deve essere lasciato indietro. Potrebbe essere, sapete, quando c'è un 8 di spade, c'è questa attitudine a dire, ma le cose non cambieranno mai, ma un po' depressiva, no? Un po' negativa, come vi ho detto prima. Manca proprio la fiducia nel fatto che le cose possono essere diverse, ma vi ricordo che comunque avete la ruota della fortuna. Quindi vi dico, cambia qualcosa. E qui avete anche un fante di bastoni, quindi è come se ci fosse... Allora, se siete single, potrebbe essere una nuova persona, vi dirò, diversa da quella di prima, però per molti sento che questo fante di bastoni fa riferimento a un nuovo tipo di entusiasmo che arriva. Andiamo a vederlo. Infatti, asso di bastoni e 4 di bastoni. Wow, 4 di bastoni ce l'avete anche qui. Fortemente potrebbe essere una nuova persona, potrebbe essere una nuova passione, potrebbe essere un nuovo progetto. Allora, sono tutti bastoni, quindi sento tanto fuoco nella seconda settimana di marzo. C'è come tanto movimento anche qui, bastoni, bastoni, c'è un festeggiamento con il 3 di coppe, quindi è come se l'energia in un certo senso cambiasse, ok? Probabilmente questo re di spade vi servirà. ehm, Vi dirò che per qualcuno potrebbe arrivare una notizia che effettivamente cambia le carte in tavola, che vi dà chiarezza mentale. Potrebbe essere una notizia o potrebbe essere effettivamente questa nuova avventura. Vi dico, se siete in una relazione con qualcuno che è sposato, potreste magicamente cambiare direzione, perché ho proprio la sensazione di qualche cosa di nuovo qui. E per qualcuno con 2 volte il 4 di bastoni, se siete in una relazione, può trattarsi del fare il passo successivo, quindi andare a convivere. Se per esempio non avete nessuno, comunque non è una questione romantica, si può parlare di un acquisto di una casa, o comunque di prendere in affitto una casa qui, perché abbiamo 2 volte questo 4 di bastoni che mi parla di qualche cosa che è stabile. Qui abbiamo 2 carte che mi parlano di contratti. Mm. Andiamo a vedere questo 2 di bastoni. Il mago al contrario, che interessante. È la stessa carta delle energie generali. 9 di coppe e asso di coppe.
È come se ci fosse questa indecisione sul da farsi. Ma qui è solo secondo me perché avete prima bisogno di riacquisire un pochettino di fiducia o in voi stessi o nella vostra situazione, cioè o in questa situazione, o nella vostra capacità di giudizio, mi viene da dire, nella vostra capacità di chiarezza mentale. Però comunque ragazzi inizierà, guardate, secondo me qua è proprio o una nuova relazione che inizia, o un qualche, ripeto, progetto nuovo che vi riempirà il cuore. Ve lo dico, sarete proprio in questa fase di godimento, proprio a livello emotivo. Guardate, avete asso di coppe, 9 di coppe, 3 di coppe, che è un super wow. Festeggiamenti, equilibrio, finalmente arriva il sereno. Vi dico, c'è sempre questa tendenza con il 2 di bastoni, ma perché comunque siete, diciamo, working in progress, state ancora chiudendo il ciclo e già ne state iniziando un altro, sapete che gli inizi e le fini, non so come si dica, si accavallano, no? Un po' come l'uroboro, non, niente mai netto, a meno che per esempio non sia un lavoro, va bene, dove lasciate proprio una questione, però comunque sento che arriva qualche cosa di bello, qualche cosa di stabile, di duraturo, di concreto. Allora, abbiamo il mondo per il 4 di bastoni, che è proprio il compimento, ragazzi, la forza e l'appeso al contrario. Guardate, io sento che vi arriverà una di quelle spinte in questo periodo potenti, potenti per andare avanti nella vostra vita, per cambiare il ciclo karmico, per cambiare il modo di pensare che avete, per cambiare la fiducia che avete in voi stessi, nell'universo, in questo nuovo progetto, in questa nuova persona magari, eh? Però avete anche l'appeso al contrario, quindi c'è proprio una sorta di movimento dell'energia. Voi siete ancora un pochettino tentennanti, vi devo dire, nel senso, sapete, è come quando succedono tutti questi cambi un po' repentini, un po' in fretta e c'è un attimo di, come vi posso dire, di sì, una scossa di assestamento. Ok, aspetta un attimo, cosa sta succedendo? Ho già questa nuova realtà, sono già dentro questa nuova realtà, ma come sto bene in questa nuova realtà? Vi sento proprio in quell'onda, amici del Toro, raccontatemelo poi. Verso la metà di marzo, scrivetemi il commento se la lettura vi risuona, magari vi risuona già adesso. Quello dipende dalla decade di nascita, vi ricordo. Comunque lo spiego in quel video di cui ho parlato prima, la guida ehm, alle letture. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Ok, wow, consapevolezza. E il fulmine, che interessante, ragazzi. Qui sento perché il diavolo è la carta numero 15 e il fulmine sarebbe la torre, carta numero 16, ego e caduta dell'ego. Ok, quindi è proprio quello su cui andrete a lavorare, il focus, mi viene da dire. Ok, è come se aveste bisogno di riavvicinarvi alla vostra vera essenza, al vostro vero fuoco, a quello che vi accende e diventarne consapevoli semplicemente, senza tutte queste costruzioni mentali e questi comportamenti un po', perdonate se lo dico, però un po' da vittima, ok? Che inquinano e basta, non vi servono. Quindi qui sento proprio che è un po' come, ok, mi tiro sulle maniche perché io so che ce la posso fare. C'è questo nuovo inizio, c'è questa nuova relazione, c'è questa nuova casa, convivenza, contratto. Più che contratto, beh, il contratto lo posso vedere qua con la giustizia e il 6 di pentacoli, però non è ancora, diciamo che è nell'aria, ma non è ancora concreto, però qui sì che c'è un accordo, per quello che si parla di convivenza piuttosto che di matrimonio, no? Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli per vedere un pensiero positivo su cui focalizzarsi. Due pensieri positivi. Parlo con quella parte di me che ha paura e vengo a patti con essa. Uh. Osservate come pensate, prendete consapevolezza di quello che pensate, della paura, dell'ego, quello che vi dicevo, no? Vengo a patti con essa. Qui si parla anche di patti con il diavolo, cioè ho paura. Vi faccio un esempio, per farvi capire che cosa intendo io con patto per il diavolo, perché è una frase metaforica. Ho paura di non trovare un altro lavoro, quindi patteggio e piuttosto resto in questo lavoro che non mi piace, dove mi trattano male, ma sono sicuro di avere un
un ingresso monetario costante. Questi sono un po' i patti, no? E poi abbiamo: riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. E qui arriva questa sorta di consapevolezza, di forza nuova. È cambiato il modo di vedere le cose. C'è questo taglio nel modo di pensare, ragazzi. E qui poi arriva l'appagamento. Qualche risultato lo otterrete perché c'è anche il mondo. E il completamento, la guarigione, i festeggiamenti, la stabilità. Ragazzi, il 4 di bastoni è la stabilità. Bene, amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete condividere il video e iscrivervi al canale, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail oppure abbonarvi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!